It's time to play the Jets. È tutto vero, il talentuoso Jetsmar Ferguson è nostro. Quando ho saputo che il playmaker americano, 185 cm per 84 kg, aveva firmato per l'Andrea Pasca Next Nardò, quasi non ci credevo. Ho pensato l'ennesimo sforzo della nostra grandissima società, il giusto premio per la tanto desiderata promozione in A2. Ma impariamo a conoscerlo meglio. Jets nasce il 22 marzo 1989 a Louisville, nel Kentucky, dove vivono sua madre e i suoi due fratelli minori. Già a 6-7 anni inizia a coltivare la sua grande passione per la pallacanestro, senza sapere che sarebbe diventata la sua vita, il suo lavoro. Dopo aver frequentato la Moore Traditional High School, continua gli studi alla Indiana University Southeast. Nel circuito sportivo del college totalizza numeri da capogiro, con una media di 25 punti e 5 assist a partita, percentuale di tiri da 3 impressionante, e, udite udite, Jets è il primo giocatore nella storia del college della Indiana University Southeast ad andare oltre i 2000 punti, guidando la graduatoria all-time per punti segnati. Grandissimo. Dopo il college firma il suo primo contratto da professionista con i Mountain Miracles in Canada, prima dell'esperienza in Australia per poi arrivare in Italia nella stagione 2013-2014 e calcare i parquet di Forlì, Cremona, Biella, Mantova, Verona con Coach Gandini, Piacenza, la breve parentesi in Grecia e Cipro e il ritorno in Italia, a deliziare con le sue giocate i tifosi dell'Andrea Pasca Next Nardò. Quando incontro Jets un sabato mattina dopo l'allenamento sono particolarmente emozionato. Inizio a porgli delle domande in inglese e lui si dimostra subito simpatico e cordiale. Mi dice che ascolta musica pop nel riscaldamento prepartita per focalizzarsi sui 40 minuti di gioco, che il numero 11 lo indossa per la prima volta, ma è un numero molto importante, perché questo è il suo 11° anno in carriera da professionista. Un bel traguardo. È stato sempre fedele al 3, ma per il Toro e con il Toro ha voluto scommettere con un nuovo numero di maglia. Il suo idolo è niente di meno che Muhammad Ali, nativo anche lui di Louisville. È considerato il più grande pugile di tutti i tempi. Mi viene quindi spontaneo chiedergli se segue o pratica altri sport e non resto sorpreso di sentirmi dire football americano e soprattutto corsa. Lui che dei suoi scatti brucianti e la rapidità di esecuzione delle giocate fa i suoi punti di forza. Ma io, e non solo io ovviamente, gli riconosco le grandi doti da leader. Quando lo faccio notare a Jets mi sembra contento e in effetti mi conferma che lui ama le responsabilità. Prendersi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà, una cosa assolutamente normale per il nostro play guardia. L'avrà preso dall'NBA? Beh, incontrando campioni del calibro di Rajon Rondo, ex Los Angeles Lakers, e D'Angelo Russell del Minnesota Timberwolves, e entrambi concittadini di Jets, il nostro play ha trovato gli stimoli necessari per essere il campione che è oggi. Come tutti i giocatori, la carriera di Ferguson ha avuto alti e bassi. Il punto più alto per Jets sono stati il primo anno in Australia, dove con gli Albury Wodonga Bandits mette in mostra punti e medie da livelli altissimi, vincendo il campionato, e poi i 3 anni a Biella dove ha indossato anche la fascia da capitano. Il punto più basso, la scorsa stagione. Senza la stimolante presenza dei tifosi al palazzetto, Jets si sentiva svuotato di quel profondo amore che lui nutre per il basket, alimentato dai cori travolgenti provenienti da ogni angolo del palazzetto. Cambiamo radicalmente discorso e parliamo di un argomento molto caro a Jets: il razzismo. Come dice il nostro campione, il razzismo è presente nelle persone mentalmente chiuse, ma in un mondo che ha bisogno di una profonda evoluzione non può esserci posto perché ha dei preconcetti. E allora lo grido con te, Jets. Stop the racism. Capitolo Nardò. Ferguson è molto felice di vestire la casacca granata e ringrazia Coach Gandini e tutta la società per l'opportunità ricevuta. In Salento poi Jets ha fatto la dichiarazione d'amore più bella alla sua Lucette, chiedendole di sposarlo con una sorpresa che solo i grandi riescono a fare. Con i compagni, il coach e tutto lo staff Granata, Ferguson ha un bel feeling e di loro ha grande rispetto perché sa che solo con il gruppo si ottengono le imprese. E a proposito di imprese, ve ne racconto una meravigliosa, leggendaria. Stagione 2019-2020. Jets veste la maglia del Piacenza e nella partita contro Imola sfodera una prestazione da urlo. 50 punti, sì, 50 punti e 12 su 16 da fuori dall'arco. Chapeau, Sir Ferguson. E ora, let's go Jets, it's time to play the Jets. Lui è il nostro numero 11, Jetsmar Ferguson.